Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a realizzare questi segnalibro per bambini a forma di animali. Come vedete abbiamo questo con il pesciolino, questo con l'orsacchiotto, questo è un coniglietto, quest'altro è un gattino e in ultimo la zampa. Quindi ora li andrò a realizzare con la resina epossidica e poi sceglierò diverse colorazioni e magari ci aggiungerò anche qualcosa di carino, come magari qualche brillantino, e dato che è destinato comunque a bambini mi piace l'idea che siano abbastanza colorati e soprattutto è carina l'idea che poi i bambini possano utilizzarli per metterli nei loro libri o quaderni eccetera. Quindi adesso passiamo al tutorial. Ok, ci serve la resina epossidica che io uso sempre questa della Resin Pro, i due componenti, ecco qui, e poi la bilancia. Quindi adesso vado a pesare i due componenti, aggiungo 40 grammi di componente A e 24 di componente B con un totale di 64 grammi. Ed eccoci qui, adesso sono pronta per mescolare la resina epossidica per 90 secondi, quindi come sempre vado a girare lentamente per 90 secondi, in questo modo per evitare la formazione di bollicine. Adesso che ho terminato di mescolare i due componenti di resina, vado a prendere questi piccoli misurini perché voglio versare una piccola quantità in due di questi misurini, cioè la giusta quantità che magari mi occorre per riempire uno stampo. Io comincio da questo con la zampa, quindi lo voglio fare in due colorazioni diverse, lo farò bianco e nero e poi ci aggiungerò qualche paillette colorata e quindi ora aggiungo una quantità sufficiente per riempire questo stampo in questi due misurini così che posso andare ad aggiungere i due diversi colori. Adesso aggiungo il colorante bianco, lo agito prima un po' e aggiungo qualche goccia. Adesso passiamo al colore nero, qualche goccina di nero e giriamo. Ecco qui, una volta mescolato per bene i due colori, adesso vado ad aggiungere qualche paillette colorata come queste, molto belline, molto luminose, queste hanno un effetto olografico, quindi ne vado a versare un po' di queste nel colore nero, mentre invece nel colore bianco andrò a metterci queste. Mescoliamo ancora e anche questo. Adesso vado ad aggiungere qualche altra paillette all'interno dello stampo, così in questo modo le distribuisco a caso, poi dopo le vado a sistemare un po' con il pennello in silicone e queste altre così. Ecco qui le ho sistemate un po' a caso, adesso vado a versare la resina nello stampo, le due colorazioni diverse. Faccio attenzione allo spessore dello stampo, cioè per evitare che la resina fuoriesca dallo stampo, e adesso vado a metterci le paillette che sono rimaste sul fondo del misurino. Adesso passo a fare gli altri stampi. Allora, adesso faccio questo con la forma pesciolino, ecco qui, e faccio la stessa cosa che ho fatto prima. Vado a versare la resina nei misurini piccoli così poi la posso andare a colorare. A quest'altra parte vado a farla blu, sempre questo blu, però ci aggiungo un po' qualche goccina di bianco, così per fare un blu un po' più chiaro.
Adesso faccio il coniglietto. Anche qui aggiungerò le paillette. Alla fine ho deciso di aggiungere queste paillette per tutti i segnalibro perché mi piacciono tanto, essendo che, come vi ho detto prima, sono ad effetto olografico, rendono già di per sé il lavoro molto luminoso e quindi ho deciso di utilizzarlo per tutti i segnalibro senza utilizzare altro come magari brillantini, glitter, eccetera, eccetera. Quindi ora ho scelto queste due colorazioni perché ho scelto di farlo giallo e rosa. Ecco qui, anche questo terminato. Adesso faccio il gattino. Questo lo metto da parte ad asciugare. Anche qui ho messo le paillette colorate, adesso vado a versare la resina con le due colorazioni diverse che ho scelto di fare, il gattino con questo viola e fucsia. Comunque, naturalmente ho deciso di mettere direttamente le paillette sul fondo dello stampo, naturalmente perché questa parte che vedete è il retro dell'oggetto, naturalmente quello che sta sotto sarà poi il davanti, il fronte dell'oggetto, quindi mi piace poi insomma che quando il lavoro sarà asciugato, il risultato sarà che nella parte frontale dell'oggetto vedremo tutte le paillette colorate e quindi il lavoro sarà più luminoso, come avevo detto prima, proprio perché le paillette sono olografiche. Adesso passo a fare questo a forma di orsacchiotto ed è l'ultimo. Come al solito ci metto anche qui un bel po' di paillette colorate, queste a forma di cuore, tutte colorate, molto belline. Ecco qui, adesso verso la resina e questo ho deciso di farle di tre colorazioni diverse. Ho scelto questo verde, questo arancione e questo color caramello. Ecco qui, e anche questo, che era l'ultimo, è terminato, quindi ora ve li faccio rivedere tutti insieme, poi li metto da parte ad asciugare. Quindi naturalmente io devo aspettare dalle 48-72 ore per l'asciugatura completa e dopodiché vi faccio vedere il risultato che per voi è adesso, lo vedrete subito. Ed ecco qui tutti i segnalibro insieme per farveli vedere. Adesso li lascio ad asciugare come vi ho detto e ci vediamo tra poco e vedrete il risultato. Vediamo insieme il risultato. Comincio prima con questo a forma di zampa. Lo tolgo dalla forma e lo vediamo un po'. Eccolo qui. Non so se si riesce a vedere bene, molto carino, molto lucido e luminoso proprio per l'effetto delle paillette olografiche. Bello. Poi naturalmente ogni segnalibro lo andrò ad abbellire con una nappa, una nappina, le nappine colorate dove le inserirò qui nel foro previsto dallo stampo. Ed ecco qui, come vi avevo detto, la parte davanti, la parte frontale è quella più luminosa. Volevo che venissero così apposta, proprio per dare questo effetto luminoso. Diversamente un po' dal retro, qui ho aggiunto meno paillette. Non so, forse non si riesce a vedere perfettamente, però più o meno per rendere l'idea. Ok, passiamo a questo con l'orsacchiotto.
E in ultimo il coniglietto. Ok, adesso che li ho sformati tutti, passo a mettere le nappine colorate e vi faccio vedere il risultato finale. Ed ecco qui, questo è il risultato. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!